I rimedi naturali funzionano? Come fanno a funzionare? Ciao investigatori! Per queste domande partiamo da un presupposto. La stragrande maggioranza dei trattamenti naturali fanno parte della medicina complementare alternativa. Quest'ultima si inserisce a sua volta al di fuori della scienza medica, per mancanza di sostegno dalla comunità scientifica. Il prof. Ezra Ernst, uno dei massimi esperti di medicina complementare alternativa, ha dedicato parte della sua vita esaminando queste pratiche, facendo riferimento alle migliori evidenze. Nel 2011, dopo aver fatto un'analisi critica di 685 trattamenti alternativi, solo il 7,4% hanno buoni dati a supporto, ammettendo però che questa percentuale potrebbe essere sovrastimata. Quindi, perché alcuni rimedi sembrano funzionare? I 4 motivi principali sono i seguenti. Il primo motivo è l'effetto placebo, cioè un fenomeno mediato da processi psicosomatici che influenzano il modo in cui ci sentiamo. Questo effetto può essere efficace per esiti soggettivi come il dolore e la nausea, ma in generale è efficacia scarsa ed è altamente variabile. Il secondo motivo è la mancata distinzione tra correlazione temporale e un vero rapporto di causa-effetto tra il trattamento e l'esito. Questa euristica ha aiutato la sopravvivenza dei nostri antenati preistorici, ma nella vita moderna è più un ostacolo che un aiuto. Questo vuol dire che potrebbero esserci delle altre cause che stanno migliorando la patologia e non per forza il rimedio naturale che si sta assumendo. Il terzo motivo è legato al fenomeno statistico di regressione verso la media, cioè la tendenza di sintomi insolitamente intensi a tornare verso un livello più tipico al passare del tempo. Quindi succede che i pazienti normalmente ricevono il trattamento quando si trovano in situazioni alquanto estreme, ad esempio quando hanno molto dolore. A causa della regressione verso la media è probabile che si sentano meglio nei giorni successivi. Questo cambiamento è indipendente dagli effetti di qualsiasi trattamento che potrebbero aver avuto. Il quarto motivo è legato alla scorretta interpretazione della ricerca scientifica. La rilevanza clinica dell'efficacia di un trattamento è molto più importante della significatività statistica. Quest'ultima, calcolata tramite il p-value, non è una buona misura di evidenza per le ipotesi. Purtroppo, a causa della tecnica del p-hacking, che consiste nel pubblicare solo studi con risultati positivi, cioè p-value minore di 0,05, fa sì che buona parte degli studi sulla medicina complementare alternativa siano in realtà dei falsi positivi dovuti al caso. L'errore sistematico che si forma è definito bias di pubblicazione, cioè evitare di pubblicare studi scientifici che dimostrino l'inefficacia di un trattamento. Quindi, come si fa a capire se un trattamento funziona? Nella medicina moderna, per poter affermare che un rimedio funzioni, si deve provare un rapporto di causa-effetto tra il trattamento e l'esito di miglioramento della patologia. Per provare questo rapporto serve un disegno di studio ben specifico, chiamato RCT, che sta per studio clinico randomizzato controllato. Questo studio deve essere condotto secondo rigorosi metodi statistici, seguendo le linee guida di Reporting Consort. Quindi, riassumendo, non bastano le testimonianze, affermazioni di personaggi famosi, credenze o ideologie. Servono invece prove di qualità, applicando il metodo scientifico. E come dice il prof. Ernst, il plurale di aneddoto è aneddoti e non evidenze.